che era questa l'idea di Silvio Berlusconi che poi l'ha fatto crescere rispetto agli altri. Ero molto amico io di Enzo Tortora, Sì, sì, sì. grande personaggio, che poi io allora gli diedi una mano a passare a Canale 5, diventò annunciatrice dei vari programmi. Ah, Fiorella ok. Pierborsa. Abbiniamo l'arte dell'acconciatura, l'arte della musica e l'arte della pittura. Così abbiamo fatto. Quando il pittore si è messo a dipingere il corpo nudo della ragazza, l'obiettivo è quello che devi raggiungere, ma ci devi mettere l'anima. Rifiutare magari una sera, dico una sera o altre serate, andare a ballare, faccio un'ipotesi, e dedicarti a quello, all'obiettivo che vuoi raggiungere. Ciao ragazzi, benvenuti a Provinciali, buonasera a tutti. Io prima di tutto ringrazio come sempre Varese News e Radio Materia per la possibilità che ci sta dando e, e lo spazio che appunto ci dà anche per registrare. In seconda battuta devo per forza ringraziare i ragazzi alla regia, Leo e Bor, un applauso a loro. Allora, questa sera abbiamo un grande ospite, un grande personaggio della provincia di Varese, che ha fatto tanto e sono molto, 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 molto contento di averlo qui. Grazie. Vuoi presentarti te? Vuoi No, presentarsi lei? beh, io presenterei più voi, nel senso siete organizzati bene, vi faccio i complimenti, siete giovani e spero che proseguite in questa vostra idea di questa nuova trasmissione. Comunque, se non lo conoscete, Gianni Sparacia, famosissimo parrucchiere di Gallarate e famosissimo in tutto il mondo, possiamo dire. Grazie, sì, beh, Grazie. ho girato il mondo il mio lavoro, è chiaro che c'è questa, come dire, vena di professionalità. Adesso i termini bene non li so spiegare, però la mia passione da ragazzo, dovuta a una serie di cose, mi ha portato a camminare con le mie gambe, come si dice, i piedi, Ok. mi confondo un po'. E la professione che purtroppo non è stata scelta, purtroppo magari no, è stata scelta da mia mamma perché mi morì mio papà, che eravamo 6 figli e ognuno ha preso una via diversa, e mia mamma mi ha portato dal mio padrino, compare di papà, Sì. avevo 12 anni, per paura che prendesse delle brutte strade, e di lì iniziò la mia carriera, perché ho sempre pensato che qualsiasi cosa decidi di fare la devi fare con tanta passione, umiltà e senso del sacrificio. Ok, allora partiamo dalla prima domanda, che è sempre quella di rito, che secondo me io so già qual è la risposta. Qual è il suo posto preferito in provincia? Ma è proprio per figlio, guarda, a me Varese piace tutta come Ok. zona. Guardate, ci sono quasi nato, perché sono arrivato ragazzino nel '59, che voi non eravate neanche in viaggio. Sì, a 19 anni, giusto? 19 anni, sì, sì, 18, 19 anni, adesso non mi ricordo bene, sì. E rimasi solo perché mi portò mio cognato, poi lui se ne andò perché pensava sempre alla sua terra, che poi è anche la mia, e tornò da solo Ce al lo paese. diciamo, Ma io, dov'è che è nato lei? Castelvetrano, Castelvetrano. noto per cose brutte la prima settimana di Naro, però Sì, sì, nessuno lo dico. sa, credo almeno, che noi abbiamo il più grande filosofo della storia, che si chiamava, che poi è stato ucciso a Firenze. Adesso mi viene in mente il nome, poi te lo Ok, dico, ok, va perché bene. adesso mi sfugge. Il più grande filosofo che ha scritto la Treccani. Che ha scritto la Treccani. Treccani, sì, sì, Ok, un grande ok, filosofo. bene, bene. Giovanni Gentile. Giovanni Gentile, ok, ok. E difatti, dove sono nato, hanno fatto una piazza bellissima e in sua memoria con un monumento fantastico. Sarebbe bello essere conosciuto per queste cose, non per altre Beh, cose. no, vabbè, E vabbè, ma certo. questa è la vita, ci presenta tutto. Quindi a lei piace tutta la provincia, ma ci sarà un posto particolare che ha nel cuore? No, porto particolare con le scuole è Gallarate perché m'ha dato tutto. Sì, Cioè io ho trovato veramente persone che nei momenti difficili mi hanno aiutato moltissimo.
c'è un aneddoto importante che nessuno lo sa, non so se lei ha letto il mio libro, l'ho ma letto, sì. è qua. Facciamolo anche vedere. Le parole giuste è il libro della vita su Gianni Il Sparacio. negozio che avevo aperto, una via di Gallarate, dove allora purtroppo c'era tanta in quella via, tanta malavita, io volevo Sì, andarmene via, andavo a Milano perché non volevo stare lì, perché a me è sempre piaciuto la correttezza e l'onestà, e lì non mi trovavo bene. Volevo andare a Milano, volevo comprare un negozio di fronte alla stazione Milano, e quando sono andato per trattare, un mio cliente mi mise un assegno in mano: "Vai a trattare, te li do io i soldi". Questo è stato un grande personaggio di Asdaghi, il classico lombardo che non guardava la provenienza, guardava la persona, e mi ha apprezzato molto. Io poi non lo feci quel passo lì perché andavo dalla padella alla brace, perché il negozio dove andavo a comprare a Milano era pieno di malavitosi, insomma. okay. E Via poi Vitruvi, mi sembra che era via Vitruvi, di fronte alla stazione centrale a okay, Milano. okay. Beh, poi dopo invece ha cambiato il negozio, è No, dopo andato dopo di lì ho cambiato sì, negozio, sono andato dove sono adesso. Prima eravamo al piano sotto, poi abbiamo poi riaperto il parto femminile sopra, e di lì è andata tutta la storia. Ma nel frattempo io andavo in accademia, sì, dove poi nel corso degli anni, da allievo, sono diventato direttore generale. direttore generale, sì, sì, ho visto anche mi son segnato anche la data di quando è diventato, nel '68 è diventato Sì, direttore generale. sì. Ci sono degli aneddoti lì, quando racconto la storia che venivo a Milano, che ero andata a piedi, nessuno ci credeva, invece è vero. Che poi lei è andato a vivere non direttamente a Gallarate, prima a Cardano a Cardano. Campo, sì, sì. A Cardano, sì. Avevo un buco, non c'era riscaldamento, non c'era niente, e il bagno era fuori nel cortile, ai tempi. Okay, iniziamo dall'inizio, quindi lei nasce negli anni '40, giusto? Sì, dicembre, quasi A 41, dicembre, sì. nel libro dice: "In Guarda, prossimità di Natale", giusto? per non dire un anno in più. Ehm, nasce lì, vive un po' la sua infanzia a Sì, fino a Castelvetrano, però 12 anni. fino a 12 anni, però poi succede un evento In quel periodo lì succede che lavoravo da questo mio padrino con la scaletta, perché sono sempre sì, stato piccolo, allora ancora di più salivo e facevo la saponata ai clienti, gli preparavo il lavoro al mio padrino. okay, E di lì ho conosciuto dei personaggi immaginabili, perché poi l'ho visti quando allora, in quel periodo, ogni mattina con i miei amici diceva: "Gianni, andiamo a vedere in quella via, hanno ucciso un sì, personaggio". Ogni mattina ce n'era uno. sì, sì, E sì, una mattina, sono andato vicino a casa mia, ho visto un uomo morto per terra, che era il famoso bandito Giuliano, che era sì. 'sto rapola che veniva al negozio del mio padrino e faceva la saponata. Me lo ricordo solo perché mi dava la mancia, che andavo al cinema 3 volte. Sì, perché poi lei fa anche nel libro fa questa distinzione che ci sono diversi clienti nel negozio, quelli vestiti anche molto bene, Sì, sì, sì. e lei lo capiva già quali era un Sì, po' beh, sì, sì, difatti, beh, certo, si notava subito il personaggio, di beh, sì, c'era la differenza, insomma, si notava. sì. Ma lei come finisce il negozio dal suo Ma padrino? finisce il mio padrino che, vabbè, dopo a 18 anni sono andato via, 17 anni sono andato via. Lì ho continuato finché non ho imparato bene a tagliare i capelli e fare la mia strada. Però in quei pochi anni ho imparato la base del lavoro. Poi a Milano ho fatto i corsi di perfezionamento e ho evoluto tutta la mia conoscenza del mio lavoro. Sì. E perché si è trasferito qua a Cardano? Perché, anche se avevo ancora l'età da ragazzo, non accettavo quello che succedeva dove sono nato, non concepivo il sistema di vita, e volevo, sentendo anche dei miei amici che erano di gente già matura, che venivano dal nord, raccontavano quello che
la differenza che c'era qui e là. E allora ho deciso di partire con mio cognato, che poi lui sentiva nostalgia Della di casa della terra. famiglia, è tornato indietro, io sono rimasto solo e ho combinato la mia strada. Mi sono Sì. iscritto all'Accademia a Milano, in piazza Duomo, e di lì nasce tutta la storia dei mondiali. Sì, difatti, io so un po' la sua storia, quindi lei viene a Cardano, poi si iscrive all'accademia, però allo stesso tempo rimane a Cardano, quindi va Eh avanti e sì, sì, indietro avanti e e c'è anche indietro. l'aneddoto bello dei biglietti, giusto? Eh sì, sì, delle cose che, è paradossale, però alle volte, io non ho mai chiesto i soldi, dove lavoravo, in piazza San Lorenzo, che oggi è cambiato tutto, e stavano costruendo ancora la stazione di Gallarate. Di notte andavo a tagliare i capelli a tutti e ne ci volava i soldi per andare in accademia. E alle volte avevo soldi appena il biglietto andata e ritorno, che l'accademia si pagava a rate. E una volta mi hanno fatto, sono arrivato alla stazione tardi, perché la scuola, l'accademia era in piazza Duomo, e allora si andava in stazione Porta Nuova, adesso si chiama Porta Garibaldi, prima era Porta Nuova, e il biglietto era scaduto, ma io non lo sapevo, ero via senza ritorno. Dopo mezzanotte era scaduto, che finivo tardi in accademia, e mi hanno fatto scendere a Canegrate perché il biglietto era scaduto. E io gli ho detto: "Guardi, gli do la carta d'identità, poi glieli porto io", mi dicono. Niente, non c'è stato da fare, m'ha fatto scendere. Allora quando mi succedeva queste fatti, io più di andare in stazione a fare brutta figura, mi incamminavo Milano. Li ho fatti tutti i paesi, Nerviano, Parabiago, tutti, per arrivare a Galata alle 8 del mattino a piedi e andare a lavorare. Sembra assurdo questo, è impossibile, purtroppo è successo. Complimenti. Sì. Questo senso del Eh sacrificio. sì, senza sacrifici. E poi di lì, vabbè, ho cominciato a fare i vari campionati, poi sono andato all'estero, poi ho fatto grandi manifestazioni a Sì, diciamo Parigi, che a Montecarlo, ho allora, fatto. il primo campionato è quello di Gallarate, giusto? Nel Sì, il primo 60 sì, 62, il mio giusto? campionato sì, dove ho fatto provinciale, mi sembra, Sì. che non mi ricordo, e lì ho fatto il secondo. Ma, mi spiega un po' come funziona questi Funziona, campionati? Cosa funziona. Intanto quando il giurato controlla il sì? taglio alla perfezione, poi controlla lo stile e poi l'acconciatura. Okay. Poi ci sono i mondiali, si fa il taglio moderno, allora si usava tante cose per fare dei lavori, e lì ho sempre fatto bene, insomma, per non dire altro. Quindi lei era specializzato nel taglio moderno. Eh sì, per me il taglio moderno diciamo, quello mi prendeva di più. Okay, Difatti ho fatto grandi successi con questo. E okay. poi gli altri, ma gli altri c'erano anche gente più brava di me, devo essere sincero. Più che altro, quelli che mi stupivano era i giapponesi e i tedeschi. Sì? Poi come mai? Perché quei tagli a tema fisso, tutti facevamo quel taglio. Allora c'era una linea particolare, era quella. Il derby lì, si faceva e tutti facevano, allora erano perfezionati a fare quel tipo di taglio. Okay, e lì si giudica e com'è il Si taglio, giudica il quanto taglio, la perfezione, il controllo del taglio, okay, la linea, l'aspetto estetico come si fa l'acconciatura, si danno dei punteggi, okay, per dire la sfumatura 30, l'acconciatura 40, e tutti questi punteggi poi si sommavano e veniva okay. fuori il E vincitore. invece a squadre come funziona? Come? A squadre? A squadre, quando si facevano i mondiali, anche gli europei, si facevano le selezioni Mh, dei mondiali, si partiva tutte le accademie d'Italia, ogni accademia faceva il concorso interno e sceglieva i 2, 3 suoi rappresentanti. Questo in tutte le regioni. La semifinale si faceva a Roma e l'abbiamo fatta anche all'Euro, c'era un locale grossissimo. E il finale a Milano. La Lombardia con tutte le varie scuole sceglieva i loro 3. Tutte le varie scuole sì, presentavano, e io bene o male sono sempre riuscito a essere selezionato, perché facevo dei bei lavori. Ne ho fatti 5 mondiali.
ed è difficile farne 5 perché non è facile, perché poi ci sono gli allenamenti una volta che sei selezionato, 2 o 3 giorni alla settimana in accademia ad allenarti, a fare sempre quel tipo di taglio, per poi presentarlo in un certo modo. E poi riuscivi a fare dei bei lavori. Okay, okay. Eh sì, perché vabbè, Non è non riprende è non è non è semplice perché poi le devi trovare la modella giusta, il modello giusto, non le non è hanno mai sem proposto di fare il giudice? ma sì, ma ho fatto dopo ho fatto il giudice. Una volta finito io il mondiale che ho fatto tutto, ho fatto io il giudice. Okay. Wow. L'ho fatto a Las Vegas, dove c'era il mondiale. L'ho fatto in altri posti, in tutta Italia. Poi ho insegnato in tutte le accademie d'Italia io, perché la sede nostra che avevamo a Milano, che adesso abbiamo venduta, avevamo le succursali, chiamiamole Sì, così, da Palermo a Trieste. tutta Allora io Italia. finivo di lavorare il sabato sera, prendevo l'aereo, andavo a Catania o andavo a Lecce, Brindisi, un po' tutta Italia. Riprendiamo un po' la E sua vita. portavi le nuove modi che avevamo già studiato e li portavi in accademia, in modo che loro e i loro allievi gli insegnavano quel tipo di lavoro. Riprendiamo un po' la sua vita. Quindi lei arriva a Gallarate, si iscrive all'accademia, inizia a diventare anche bravo. Tra l'altro anche nel libro fa riferimento prima quando lei, lavorava dal suo padrino, Tonino, giusto? Sì, Ehm, c'è un aneddoto anche che c'è un suo amico che gli tiene le riviste, sì, che arriva aspettavo, non ho capito, che scusa. gli teneva le riviste, lei sfogliava per Ah vedere i sì, sì, certo, capelli. per capire sì, ero già guardavo perché io caratterialmente se fare una cosa devi farla bene. Allora mi aggiornavo su quelle cose che arrivavano, che Okay, allora erano cosette, oggi no, oggi c'è l'industria su queste cose. sì, 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 però era molto e carina. mi cercavo di fare difatti avevo un bel giro di ragazzi che poi le mode cambiano e chiaramente ti devo adeguare. Sì, sì, E sì, guarda, non è una questione di età, perché i tagli che fanno adesso i ragazzi, per me sono sciocchezze. sì, Chiaro, poi ogni ragazzo ha le sue esigenze, non è che li puoi accontentare tutti, certo. però la moda per me non. E quindi a Gallarate inizia con un prima inizia in un negozio Sì, a lavorare. inizialmente lavoravo in un negozio in piazza San Lorenzo, poi un cliente mi offrì il suo locale, sempre a Gallarate fuori, A Madonna in Madonna in Campagna. Campagna, che mi ha dato gratis questo, no, questo Sì, locale. Dice: "Non ti faccio pagare per 2 o 3 anni, apri lì". E io ero ragazzo incosciente, perché è avevo già ancora partito, il sì. militare in ballo. Sì, e difatti poi volevo arrivare anche a Sì, questo. sì, quella è una Poi storia. apre il negozio e succede che le Apro un arriva negozio, sì, sì, ho aperto un negozio perché m'aveva offerto gratis gratuitamente il locale e ho aperto quel negozio, mi ricordo mi è costato 500.000 lire, 250 euro di oggi, pagando 20 200 € al mese. sì, Dice no, 200.000 lire al mese. quindi 100 No, €. no, aspetta, era 5, allora guarda era 500 €. Sì, comunque cifre oggi irrisorie, ma Sì, allora erano e soldi. pian pianino, nel frattempo poi arriva il militare, ma questo è stato un atto di incoscienza, perché la voglia di fare, di dimostrare alla mia mamma che io comunque, facevo delle cose, le facevo miglioravo, e mi ha spinto a fare questa cosa. Poi è Mh-mh. arrivato il militare. Poi ci racconti come hai saputo questa cosa. È Sì. arrivata lei dice che la letterina azzurra. Sì, sì, che Era dovevo azzurra. andare a fare la visita, Sì, ma precedentemente era arrivata giù dove sono nato, io ho dovuto andare giù a fare la prima visita sì, di perché lei città, era ancora 19. residente a No, no, Castel ero qua già, però ho dovuto sì, tornare. A seconda che mi è arrivata sono andato a Milano. sì. A te i 3 mesi ho detto: "Cosa faccio adesso?" Sì, perché nel mentre poi aveva anche il negozio che Eh sì, doveva è giustamente l'incoscienza da ragazzo. E allora sono andato a fare la visita. E tu cosa fai? Quando sono andato là, io da ragazzo giocavo al pallone, ero sì, molto bravo, mi ero fatto male e allora quando mi fecero la visita dissi: "Ma lei si sente a guardi io c'ho la spalla che mi fa male, io ho avuto problemi da ragazzo".
Dice: "Va bene, lo manderemo a Baggio, l'ospedale di Sì. Baggio". Quando è arrivato là fremevo perché dovevo tornare al negozio. Mh-mh. Quello ha detto alla segreteria, dice: "Ma si vede che lei è molto nervoso". Ho detto: "Per forza devo andare al negozio". Dice: "Come negozio? Lei sottomilitare apre il negozio". E ha avuto un'opportunità e l'ho fatto. Però ho detto vorrei non farlo, ma c'ho questa malattia, non era vero, non avevo niente. Infatti la prima visita mi avevano fatto abile. Sì. S mi fa mi ha imboccato e ce ne vogliono soldi per non fare il militare. Ma non è un problema di soldi, non è che soldi per mangiare. Dice: "Va bene, vai, facciamo una cosa, ci vogliono 3.000.000". Non sapevo neanche scriverli, nel senso. Va bene, ma non è un problema, ho detto vediamo dove va il cioè adesso gli facciamo fare la visita, Sì. faremo in modo che lei rimane a casa 4 mesi, temporaneamente non idoneo, poi deve passare la seconda visita. Passo la prima visita e mi fanno temporaneamente non idoneo. Fra 4 mesi lei però porti i soldi. Sì. Racconto questa cosa perché ormai l'hanno arrestato tutti, son morti tutti, perciò Quindi si può posso raccontare. raccontarlo. Parlo di tantissimi anni fa. Vabbè, alla fine torno a fare la visita, la seconda visita, ce l'ha portati i soldi. Allora guarda, mia mamma giocavo su quello che era la mia capacità di comunicare. Io ho detto: "Guardi, mia mamma sta cercando di vendere un terreno, abitavamo a Casa Popolare, perciò figurati. Se non vende non posso fa". Dice: "Guardi, allora le facciamo la seconda, però se la terza lei non arriva qua, lei va a militare". Ho detto: "Guardi, se arrivano i soldi io vengo anche subito". Vado a casa, la terza visita, vengono in negozio, son venuto mi ricordo con la macchina al negozio, volevano i soldi. Dico: "Guardi, finché mia mamma non me li dà io non posso fate quello che volete". Nel frattempo l'arrestano tutti. Hanno scoperto questo Questo traffico che giro. facevano e hanno arrestato tutti. Da quel momento, dopo qualche tempo mi chiamano a Baggio, c'era colonnello, non so chi era, firmo la carta e dico: "Scusi, cosa devo fare?" Dice: "No, lei temporaneamente non do lei verrà chiamato in caso di guerra". Me la son scampata così. Meno male. Storia di vita, se Eh sì, sì, sì. Perché dice: lei "Ma dai". continua nel negozio Madonna in Campagna, in quel caso lì. No, dopo io Dop sì, sono andato avanti un po', poi non potevo stare lì. Io certo. ho sempre avuto un po' la voglia di fare bene e sono andato in centro. Preso il negozio già avviato in via San Giovanni Bosco e lo pagai a rate e poi è diventato mio. Poi di lì volevo andare a Milano perché c'era un giorno sì, un giorno no, c'era la polizia di fronte a me, un cortile che c'era lì, c'era tutta malavita insomma, Mh-mh. così. Io volevo andare via per quello. E da me venivano tutti, missoni, gente di un certo livello, Sì, ma non è perché per po quello, per me, clienti uno vuole l'altro. Però fare brutta figura e visto la mia origine mi sentivo ancora un po' più un sì, in po' più in difetto, difficoltà. in Allora volevo difficoltà. andare a Milano, poi per questo fatto che andavo dalla Predella alla Brace, non l'ho fatto. Poi è venuto fuori questo negozio che c'ho io, l'architetto Moretti, uno dei geni secondo me, che infatti m'ha disegnato anche lui il negozio, sia sopra che sotto, e allora passai lì in affitto, che poi pian pianino è diventato mio. Insomma, ho fatto Sì, sì, sì. sacrifici per Sì, sì. comprarlo. Sì, diciamo che la svolta poi è andata quando hai iniziato a fare i tornei, giusto? Le Sì, i tornei competizioni. sì, ho vinto le selezioni, ho fatto i tornei 2 volte a Vienna, o l'ultima poi in Spagna, a Madrid o Barcellona, non mi ricordo, 3, ho fatto 5 mondiali. E l'ultimo l'ho fatto a New York. Buon piazzamento, ho vinto un po' di tutto. Qual è quello che ha più quello che sente di Ma, più quello che mi ha colpito di più è stato, a parte Parigi che, allora è andato benissimo,
a Vienna, quando c'è stato l'inno nazionale, rabbrividivano, cioè, perché hanno presentato la squadra e avevamo fatto Sì, bene, 2 secondi, terzo, non mi ricordo più. E sai, l'inno nazionale per me era, e di essere là c'è mezzo mondo lì, in tutto il mondo arriva ai mondiali. sì. Non è che dunque è stata una cosa tutti in, come fa vediamo là, cioè, non come le Olimpiadi, ma diciamo in miniatura, ma tutti vestiti uguali, con la giacca la nazionale, con l'accompagnatore, tutto. Ma ci pagava tutto l'associazione, non è che pagavamo noi. Il mondiale c'è il CANAE, che è l'Associazione Nazionale degli Artigiani Parrucchieri, che pagano loro, Mh-mh. E quindi come lì il governo che paga per giusto, giustamente. E quindi da lì poi diventa direttore della scuola dall'accademia. dove aveva appreso il mestiere, giusto? Sì, sì, sì. E poi E dopo però decide di poi abbiamo aperto la nostra, io e i miei amici, a Milano, in via Caposile, zona Piazzale Martiri, città studi, un vecchio cinema, il Cinema Arci di Milano. Prima ancora un'altra via Milano, in Piazzale Susa, un altro cinema. Poi lì l'abbiamo ristrutturato, bello, molto bello. Poi ci chiedevano troppo d'affitto e ne abbiamo comprato uno, il gruppo, io e 10 miei amici, le Crisi Cinema, ce l'abbiamo ristrutturato, fatto una scuola bellissima, venivano da tutto il mondo gli allievi, dalla Sicilia, da tutte le parti, era una grossa scuola. Poi è cambiato tutto il mondo di, perché prima le grosse aziende ci portavano anche gli allievi, i datori di lavoro. I corsi erano per i ragazzi giovani e anche per i datori di lavoro come mh-mh, me, che hanno per aggiornarsi sulla moda, sulle cose. Poi le grandi aziende si hanno fatto le scuole interne a loro, e hanno preso vari insegnanti che avevamo anche noi e ci è venuto a mancare il supporto di vedere. Il cinema non è una scoletta certo. piccola dove la puoi gestire Sì, sì, con sì. niente. Le spese erano enormi, l'abbiamo venduto. Adesso hanno fatto un condominio lì, li abbiamo venduti i muri perché erano nostri e venivano da tutto il mondo. Abbiamo fatto grandi cose. Come sono stati quegli anni? Beh, bellissimo, perché poi la cosa più bella, sai cos'è? Quello che amo io delle persone, l'umiltà. Quando io arrivavo ho vinto, ma quando arrivavo a Lecce o Palermo, come se arrivassi in Padre Eterno. Io, cerco di, guarda che le cose che ho fatto io le puoi fare anche tu, non sono il Padre Eterno, cerca di essere umano con tutti. Gli insegnanti che ogni tanto erano arroganti, io lo prendevo da parte, rispetta quei ragazzi perché non puoi sapere domani che diventeranno anche più bravi di te. Rispetta, cioè, comunicare in un certo modo, io ho Sì. dei premi più importanti al mondo, nel mio Sì, settore, sì, 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 assolutamente. ma non tanto alle volte per la bravura, anche per il modo di comunicare, per quello che fai, perché ho fatto altre cose poi, oltre che Certo, fare il parrucchiere. certo, certo. Sì, sì, sì. Poi quando entrai in Fininvest, allora Fininvest, e ho fatto i 30 anni come Sì, perché poi presidente. dopo ci arriviamo. Quindi fonda la sua scuola e poi invece dopo arriva questa proposta che prima però non si chiamava Fininvest, giusto? Sì, oggi Mediaset. Sì, Di lì io tutte le trasmissioni le avevo io, avevo cos'era Telenord mi sembra, 25 no? persone, eh. No, prima di questo io ho fatto Telenord Italia Okay, a Castelletto con Fiorella Pierobon, che questi giorni ho visto, un servizio su di lei, che bella ragazza e anche bravissima, che poi io allora gli diedi una mano a passare a Canale 5, diventò, annunciatrice dei vari programmi, ah, okay. Fiorella Pierobon, sì, sì, sì. Poi di lì ho preso tutte le trasmissioni, ho seguito Berlusconi per un periodo, poi, ho fatto tutto, solo che allora si registrava fino alle 5 o alle 6 del mattino e poi le cassette registrate partivano subito per le varie regioni che li mandavano in onda come se fosse in diretta, Sì, se non era così. Finito questo che poi gli han dato la diretta, che era questa l'idea di, Silvio Berlusconi che poi l'ha fatto crescere rispetto agli altri, mi sì, sembra, giusto perché era l'unico che trasmetteva come se fosse in diretta.
Sì, 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 e beh, la forza è economica dopo, perché Sì. qualche problema l'ha avuto anche lui, però questa è una cosa che io so, non posso. Diciamo che però è stato veramente bravo a investire su un'idea. Sì, Poi io, lavorando a Telenor d'Italia e poi ho fatto con Enzo Tortora, ero molto amico io di Enzo Tortora, sì, sì, sì. grande personaggio. Poi lui andò in Rai a fare Portobello, ma prima ancora era a Telealto Milanese e con Walter Chiari e la sua donna, non mi ricordo come si chiamava. Comunque poi passò a Antenati Lombardia e io andai lì a Antenati Lombardia. E sono ancora amico perché viene ancora ai negozi ricchi, la famosa coppia che tu sei giovane e non conosci. Però se guardi, ha No, fatto no, tanti conosco, film, è conosco, stato. sì, sì, E sì. mi portarono loro a Canale 5. A Berlusconi allora gli dissero: "Con noi parrucchieri viene sparacia", e lui ha accettato. Poi di lì ho preso tutte le varie trasmissioni. Come l'ha vissuta la questione Tortora, il caso Tortora? Ma io l'ho visto, guardi, io penso che io scrivevo a lui quando era a Bergamo in carcere, perché ho sempre avuto un bel rapporto, a me no, è stata una cazzonata, io se non voglio parlare perché non sono in grado Sì, certo. di andare a fondo su questo problema, però tutte gli organi di stampa ne parlano come un evento Eh bruttissimo. sì, perché poi dopo lui si è ammalato per colpa di Certo che si è questo. ammalato. Pensa che lui doveva venire a Castelvetrano, gli avevo chiesto io, perché dove abito io, anzi poi questa si è registrata la mando giù, che la danno in onda anche loro, se va bene, Sì. ecco. E, c'era questo mio amico, è uno dei più grossi negozi della provincia, con tutte le firme immaginabili, da Valentino, Armani, Dolce & Gabbana, tutti. E veniva sempre a comprare qui a Palazzo Pitti a Firenze e ogni anno faceva una grande sfilata. A lui chiese allora a Tortora, che gli avevo un bel rapporto, dice: "Va bene, te lo presento io", pagando perché Certo, è un fatto certo. commerciale, non era un fatto di Mh-mh. beneficenza. Come in altri casi ho avuto ospiti di certo livello, tutti gratuitamente. Anche il Milan, io ho avuto Capello, Cancellotti, li ho avuti tutti in negozio. E anche quando ho fatto serate di beneficenza ho avuto un supporto, col Milan ci ho lavorato 14 anni, eh. E chiaramente tutto questo poi Berlusconi ha capito, poi sono andato ad Arcore, ehm, a sistemare anche lui, insomma ho avuto questo rapporto che si è consolidato poi per la politica. Io non sono un politico, però ho dovuto dare un apporto per quello che potevo fare io, Certo, aprendo in Gallarate il primo club di Forza Italia. Prima è nata Arcore, poi è nato il mio. capito. Chi Questa è sono un po' la storia. chi sono gli altri personaggi? Io lo so perché ho letto il libro. Quali sono i personaggi che gli son rimasti di più nel nel mondo del televisione e del cinema, Ma a guarda, parte Enzo sì, Tortora? sì, no, no. Sono rimasti intorno a parte di che già perché erano come fratelli. Mike che per tutti era un orso nel lavoro, Sì, però quando si trattava penso sia stato l'unico a portare senza soldi, portarla a Gallarate, dopo 3 mesi è morto purtroppo, per beneficenza, ma ho portato un po' tutti. Tiziano Ferro, Mario Biondi, li ho portati tutti. Perché avevo il mio giro chiaro, quando si trattava di beneficenza un conto, di grossi spettacoli, certo, ragazzi vanno assolutamente. poi è un fatto commerciale. Beh, comunque anche lei doveva mangiare in qualche modo. No, no, io non ho mai preso, no, Ah beh sì, gli attori, assolutamente. sì. Sai Tiziano Ferro, allora voleva di 100.000 € Urca. per uno spettacolo. Però poi per una serie di ragioni abbiamo trovato la formula. Pagare poco, l'abbiamo fatta a campo sportivo e A pensa che Gallarate. Gallarate, a campo sportivo, sì, sì. Pensa che una volta ho detto, gli dicevo agli amici: "Mi dovete aiutare in questa formula, perché i soldi non ne ho", perché c'è stata una situazione particolare, io soldi ne avevo poco, del comune, non miei. Sì, certo. Facciamola a pagamento poco per i ragazzi, quello che incassi te lo prendi, ai manager che conoscevo,
che con i comuni non è che fanno facilmente, torto non li fanno pure non prendere i soldi, Sì, ma sì, non sì. parlo di gradi, in generale loro la pensano così. Poi ho fatto venire tutti, Fighirilda, tutti, Boldi. Beh, in pratica, in questo contesto, perché le cose sono talmente tanti, che non è che cioè, mi esce È un flash e riusci me ne entra un altro. è riuscito comunque a far venire Beh, Renato comunque Zero. è stato e lì dove veniva a fare la sfilata, poi non ha potuto che c'era un grosso problema. Dove è nato quel problema di Tortora? Mi Ha fatto tante mi cose. spieghi un attimo, lei mi ha raccontato un aneddoto di Parigi, che Eh, lei mi ha detto che era un po' lo sconosciuto del momento. sì, questa è una simpatica pare no, dopo che avevo già con l'immagine cominciato, mi hanno inserito nei sindacati artistici francesi. C'era Okay, un libro con e mi hanno invitato in un grosso evento a Port de Maillot, dove è pieno di locali grandi e tutti i più grossi nomi del settore erano lì, ognuno aveva la sua il suo stand il poveraccio, il povero del paesello ero di io e Castelvetrano. mi hanno invitato ero qui ormai a Castelvetrano, mi hanno invitato anche a me. Che cacchio faccio con questi nomi così si parla di nomi bravissimi, Magnatisi, Arlò, proprio nello settore Alexander, nomi grossissimi. Io l'ultimo rotta del carro. E allora ho detto: "Come faccio a far venire il pubblico da me? Non verrà nessuno". Ho preso un mio amico pittore, non so se gliel'ho detto, gli ho detto: "Guarda, dobbiamo abbinare l'arte della musica con l'arte dell'acconciatura". E ho portato con me una modella bellissima, Giovanna, una storia bellissima, una grande donna, un fisico eccezionale, a far la modella. E in più un violinista che faceva dei concerti a certi livelli. E ho detto: "Facciamo una abbiniamo l'arte dell'acconciatura, l'arte della musica e l'arte della pittura". Così abbiamo fatto. Quando il pittore si è messo a dipingere il corpo nudo della ragazza, nudo aveva solo il perizoma, nudo perché là si poteva fare tette di fuori, tutto. E lui lo I dipingeva il francesi sono un corpo, po' allora poi si è fatto anche in Italia questo, il corpo nel frattempo noi lavoravamo quindi tutti il i miei pittore ragazzi. dipingeva, lei faceva da modella. No, vedi, il pittore la dipingeva, il corpo Ah, vivente. dipingeva proprio sul Il corpo. corpo, sì, sì, Okay, sì. Il totem vivente, ecco, il corpo faceva il sì. totem, una cosa bravissimo. Nel frattempo il violinista suonava la ciarda di Monti. Non so se l'avete mai sentita la ciarda di Monti, ti prende, una cosa quando questi hanno sentito tutto questo, son svuotate tutte le sale, sono da noi. Stato 200, 300 fotografi giapponesi, era un evento particolare. Non era tanto la bravura tecnica, sì, la facevamo tu come gli altri, non è era l'idea che ha funzionato. E in quel periodo c'era anche lì, in quella giornata, il congresso del Partito Socialista. Mh. Vieni uno e gli dice alla mia modella, mi dice a me: "Posso parlare con la sua modella?" Non è che è roba mia, certo che può gli fa un'offerta nella busta, non dico chi. Comunque la mia Ah, volevano rubarla no per rubare, volevo far passare una serata con loro, con ah, tutte okay, per okay. fare Okay, okay. Quando lei ha letto, mi ha dato il biglietto, viene da me e mi dice: "Gianni, mi presti 5.000 lire?" Allora, non era euro, Sì, Se vuole dice: "Guarda tieni, gliela vado a quello, vestito", quindi era un personaggio importante. Chi ha mandato sì. la lettera? Un assegno in bianco, quello che voleva, le basta passava andava in compagnia una notte tutti insieme, bordelli insomma. E chiaramente lei le ha risposto: "Qui ci sono 5.000 lire, si riprenda, gli porti indietro questa co". Questo mi fa pensare alle volte che non è tutti son disponibili a c'è Sì, gente che ha la propria dignità. certo, vero.
E che Sì. non si può comprare tutto nella vita. Certo, guarda, non so se hai letto nella stampa questi giorni che io dovevo entrare in consiglio comunale e che so e più me li erano eletti, perché ho messo 8 persone nell'elezione precedente, 8 persone miei, perché non c'era la facevano a Mh-mh. fare la lista e ho Sì, perso voti. Per un okay. voto non sono entrato, io sono sempre entrato. Adesso dovevo entrare perché hanno mandato a casa un assessore e dovevo entrare io. Allora ho detto: "Guarda, io ti ringrazio, mi farebbe piacere fare l'assessore, perché fa piacere, però cosa ma la dignità non si compra, io non l'accetto". Okay. Allora voglio dire e non ho accettato, ne han parlato un po' tutti, anche Varese News l'ha scritto, guarda. La dignità, non si compra, o ce l'hai poi o non ce l'hai, Sì, c'è gente certo, che si vende certo, per niente. certo. Anche lei ha ricevuto un assegno in bianco nella sua vita, vero? No, sì, Eh? bravo, sì, sì. Ma guarda, raccontare questa storia nel libro, perché ce l'ho scritto perché è vero, giusto? Sì. Avevo facevamo una trasmissione, mi ricordo con Mike, Sì, con che Mike. Mike ha avuto un rapporto bellissimo, e c'era questo, Colm Rockefeller, si chiama Luis Moreno, Luis Moreno, sì. che era Joes pensa che questo Joe Luis se Moreno. lo guardi sul sito lo trovi, fa spettacoli in 7 lingue, eh. Vabbè, aveva il suo segretario, erano insieme nella sua vita. Questo grado dopo un po' di tempo hanno preso fiducia di me perché hanno capito che potevano fidarsi, avevano una stima nei miei confronti. Questo ragazzo, un bell'uomo, come te, un bel ragazzo, è Grazie. andato, la verità, è andato in Grecia e voleva portarmi con lui a conoscere la famiglia. Fa un incidente mortale, muore lui, la Urca. bambina e 2 sorelle. No, una sorella e 2 bambini, muore lui in un incidente. Moreno è rimasto senza il manager, perché io non ero bello come e non ero tanto, ma per la fiducia che aveva in me Scientiofona e aveva finito il contratto con Mediaset. Io avevo appena iniziato, stavo prendendo in mano tutto, avevo tutti i parenti là, se me ne andavo via io cadeva tutto Sì, certo. e ho sbagliato a non farlo, per dopo quello che è successo dopo. Però comunque c'era anche Michela che lei curava le pubbliche relazioni. Che pensa prendeva le lettere che arrivavano dai carcerati che volevano soldi, aveva un signore, e le apriva e gli mandavamo i soldi, la fiducia che ormai aveva. Finito il contratto "Senti, io ti do 100.000.000 all'anno e vieni con me". Non ho accettato. Poi arrivati a 500 e io per non lasciare a casa tutto quello che mi girava attorno ho rifiutato pensando agli altri, ai parenti in modo particolare. Alla fine un assegno in bianco. Un assegno Ho in bianco rifiutato era anche comunque. quello. Ho sbagliato, però come alle volte se sei troppo buono non ci si guadagna niente, avere il pelo, io non ce l'ho. Questa è una delle tante cose, ma sono successe altre aneddoti. È la vita, Nella ognuno poi vita. nel corso della Ma la sua vita compagna come l'ha conosciuta? ma Michele è 50 anni che lavora con me, Sì, sì, lo sì, so. 50 anni è ancora lì, e cura la grande testa, se no non era mi ha dato moltissime cose, nel fare gli spettacoli, l'organizzazione. Guarda, noi facevamo delle cose che nessuno immagina, cambiavamo abito ogni entrata e uscita, i foni erano tutti rossi, tutti scarpe rosse, c'era un'immagine che lascia il segno. Chiaro che poi pensi nel corso della tua vita, alla fine del tuo corso, per non dire di più, di aver realizzato qualcosa di sì, ha realizzato l'immagine che tu vai, grazie a Dio, ti stimano. Però sotto l'aspetto non parlo economico perché poi alla fine i soldi vanno e vengono. Dio ha dato mezzo mondo, ma il riconoscimento non è mai così. Purtroppo, ognuno di noi è fatto a modo suo, Però ha insomma. lasciato il segno. Sì, quello Comunque è sicuramente, riuscito ma anche a io credo mischiare l'arte della non so se conciatura all'arte. È anche sì, un grande sì. appassionato Ma d'arte. guardi se Lei è anche un gran appassionato d'arte. sì, ah sì, sì, sì. Ah io
guai, l'arte. E pensi che io non so dipingere, io non so neanche fare un disegno, però ho sempre amato l'arte, ancora adesso. Beh, anche il suo negozio è Sì, un'espressione sì, artistica. particolare, sì, sì, sì. Ma ancora adesso il negozio, guarda, l'ha fatto tanti anni fa, eppure è ancora moderno. Com'è? Quando arrivo Gianni, ma che bello questo negozio. È stato fatto 40 anni fa, eh. Sì, 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 è vero. Cioè, era avanti, su queste cose sì. Ma poi ha avuto riconoscimenti un po' dappertutto. Forse sono l'unico parrucchiere che ha preso l'Ambrogino d'oro. Ha preso l'Ambrogino d'oro, ricordiamolo. Gianni Sparaceo ha preso l'Ambrogino. Possiamo anche dire Credo che sia l'ha preso prima del sì, Gallo. nell'83 l'ho preso. Galli l'ho preso quest'anno, 2 anni fa. E poi ha preso anche un'onorificenza dal Presidente della Repubblica, Sì, sì, e giusto? Ciampi, cavalierato. Il cavalierato. Grazie. Ho rifiutato, sai perché ho rifiutato? Dovevo andare a Roma a prenderlo, la laurea honoris causa. Urca. E sai perché non sono andato? Perché io non sono laureato, pensato nella mia mente, dovevo Sì. andarla a prendere. No, non la voglio io. Un conto, cioè, un conto è benemerenza, cioè per quello che hai fatto. Laurea è una cosa. L'ho presa come un modo sbagliato forse, come È forse una laurea la d'onore, ma è un sì, qualcosa. certo, certo, e l'ho rifiutato. È uscita anche sulla stampa. Ma Da forse chi per la la va a mia prendere? ignoranza non darlo No, per la sua valore umiltà, la per la sua no, umiltà. ecco, questa è la ricchezza di vita. E questo mi guarda, sembrerà strano, nessuno conosce bene Berlusconi, io l'ho conosciuto bene. Ricorda Sparaci, la ricchezza è utile fino a un certo punto. La umiltà è una ricchezza di vita, non perderla mai. E tu pensa con tutti i problemi che io politicamente ho avuto, che poi è sempre uscito bene, lui mi dice: "Ma c'è qualche problema?" "Tutto bene presidente, non è vero niente." Perché c'era la processione da lui a chiedere, a fare, io non uomo intelligentissimo, mi stimava per quello, credo. Sai, io ho fatto la terza media, non è che Vabbè, sono però no, ha ottenuto culturalmente cultura di vita. ha avuto un grande cultura di vita. Sì, ha fatto di tutto. Ma ha Cosa preso tutto, Davide Donatella, Ambrogino tutto, tutto, Ambrogino d'oro. per esempio adesso mi viene in mente Aldo Coppola, giusto è Colpa è un stato un grande, ti spiego sì, perché. Aveva testa ed era anche bravo nel lavoro, eh. Lui ha saputo, stavo tentando io di fare il franchise, ma quando avevo conosciuto le persone giuste, perché io sto prendendo anche la parte a Montecitorio dei parecchieri, eh. Cioè il problema è che devi avere a fianco le persone giuste. Come ogni lavoro, se qui non ci sono le persone giuste, poi possiamo fare quello che voleva, ma c'è il gruppo che conta. sì, E quando il gruppo si sfascia, si rompe, come dire, non arrivi più agli obiettivi che ti prefiggi, perché ti manca le spalle. Perché per poter fare delle cose tu vai là, io vado là, insieme facciamo gruppo e facciamo tante cose. E mi è venuto a mancare questo. Che okay, all'ultimo quando son cresciuti i miei ragazzi e i miei nipoti, uno si innamora di una, l'altro innamora e ci sta perché è la vita, no, per carità. Però non puoi sfasciare l'equilibrio che abbiamo creato. certo, L'hanno sfasciato. Vuoi perché le proprie compagne gli riempiono la testa, ma senza dare colpa a nessuno, perché alla fine sei tu che conti, sì, non sì, sei sì, quella sì. che ti può condizionare, però c'è quelle condizionali. Così hanno sfasciato tutto. Sfasciato tutto. Si poteva arrivare a fare il franchise. Coppola è stato un grande. Coppola è stato Lei l'ha conosciuto Coppola? sì, nel lavoro. L'ho conosciuto a Cosmoprof a Bologna. Mh-mh, Non ho mai avuto contatti diretti, però certo, una grande organizzazione. Perché poi l'intelligenza così circondare di tutti i commercialisti giusti, delle pubbliche relazioni giuste, che se facevo pubblicità, un certo cioè, capito, ha avuto quando si rafforza l'aspetto economico, poi permette di dire: "Tu vuoi venire con me?" Allora questa è ci sì, penso sì, io, sì. cioè, Ci cioè vuole tu sia l'idea, ma anche chi amministra, amministra. perché purtroppo Poi lui bisogna aveva quelli che si occupavano della pubblicità, grandi cervelli. Tu vai perché tutti i negozi in giro Coppa non sono i franchise che ha creato. certo,
ed ha fatto bene. Poi anche perché il francese tu devi capire quando uno, io ho recitato che volevano scrivere, perché gli deve dare un servizio, come adesso l'ultima, ho fatto un lavoro perché me l'ha chiesto un comune vicino a Milano, siccome fa tante cose per beneficenza, devono comprare la Croce Rossa, m'ha chiesto l'aiuto per se potevo dargli mano e ho chiamato degli artisti e cose l'ho fatto. E c'è questa ragazza parrucchiera che si chiama Sonia, bravissima, e deve essere un uomo secondo me, corre, fa, e ha messo lavoro a me in maniera viscerale. Gli ho dato una mano per queste cose, però ci vogliono quei soggetti che hanno il senso del sacrificio. Se non c'è quello, non sei di nessuna parte. Uno può essere bravissimo, tu puoi essere 100 volte più di me, ma se non hai il senso del sacrificio, finito qui, te ne vai a casa, se invece di pensare ad altro per costruire nel periodo giusto, nell'età giusta, bisogna guardare sempre avanti. Con l'obiettivo, si deve raggiungere quell'obiettivo, però se non c'è la grande volontà, perché non è che ci sono arrivato sono arrivato da solo, ma attorno, grazie a Dio, ho avuto delle persone che a momenti giusti di sconforto, chiamiamolo così, mi sono state vicine. Sì. Quindi lei cosa consiglierebbe a un ragazzo giovane che vuole iniziare Ma il la ragazzo giovane carriera? di qualsiasi lavoro faccia, il ragazzo, anche nel turbino, scusa, deve farlo bene, con senso qualsiasi tipo di lavoro. L'obiettivo è quello che devi raggiungere, ma ci devi mettere l'anima. Rifiutare magari una sera, dico una sera o altre serate, andare a ballare, faccio un'ipotesi, e dedicarti a quello, all'obiettivo che vuoi raggiungere. E ci riesci. Se uno ha la grande volontà ci riesce. E quella è stata la mia forza. Dai, La volontà. ma mi addormentavo a Varese Carrara a volte col treno, quando arrivavo, mi svegliavo a Varese, adesso cosa faccio? Varese Carrara a piedi. E non c'erano le macchine di oggi Sì, sì. che chiedevo un passaggio. Però questa è la vita, vabbè, normale, bisogna avere carattere per fare questo. Però se c'è la volontà di arrivare agli obiettivi ci devi mettere l'anima vuol dire, vi non è che devi trascurare la tua gioventù, devi anche vivere, però quando c'è da mettere A la mettere testa la testa bisogna, bisogna mettere certo. in maniera concentrata. Sì, 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 se no non si arriva da nessuna parte. Sì, vive, uno può vivere benissimo. Quando mi chiamano a me per dire ragione, faccio un'ipotesi adesso, sciocchezza. Il senso delle pubbliche relazioni e come ti comporti nella vita. C'era un grosso problema, lo faccio no perché non è corretto, che aveva un problema dei medici, non aveva le medici di base perché il suo andato in pensione ci voleva una vita. Chiamo degli amici, potete darmi una mano? Pronto? Per dirti, trovi sempre le porte aperte se ti comporti in un certo modo. Adesso dico delle banalità, Sì, sì, no, è queste vero, è magari vero. tagliano poi, Va perché bene. vabbè, anche all'inizio io quando parto, ma all'inizio è sempre un po' confusa l'intervista, ma anche altri che ne ho fatte. Poi vabbè, vado a braccio, non è il problema. E altre cose, ci sono tante cose, poi mi vengono in mente Dei con flash. dei flash. È chiaro che poi Quali sono state le richieste anche più assurde che gli hanno fatto per nel suo lavoro? eh. Che richieste, si ricorda qualcosa che qualche cliente gli ha fatto qualche richiesta un po' particolare? Sì, c'è stata gente che allora senza capelli, Sì? voglio dire, che volevano fare il trapianto. Non ho Okay, fatto fare i trapianti io a Baudo, questo lo posso dire perché son cose che ho fatto io. Ho fatto io. Siamo andati a Parigi, gliel'ho fatto fare okay. lui e la Lida Kelly c'era allora con lui. E quando mi dicevano che non hai volume, puoi fare il parrucchino, ma fare altro. E gli dicevo come andava fatto, io ho seguito Massimo Boldi a UPC1 e UPC2, che c'ha i capelli, ma un parrucchino gli mettevo io. Questa è la verità o no? Non è che Sì, sì, mi sì, nascondo, certo. lo facevo io. Alle volte quelli senza capelli, tanti uomini hanno questo
senza questa l'inferiorità esigenza. che non è così, bisogna accettarsi come Sì. viene. Sì, altre cose onestamen poi magari esco di qui mi vengono in mente un sacco di E cose. com'è stata l'evoluzione del capello? Eh? Com'è stata l'evoluzione dello stile del capello? Ma l'evoluzione adesso vedi, quasi tutti guarda sono tutti pelati, Sì, più o meno i ragazzi come voi, insomma sì, pelati. Quello è lo stile per adesso, poi cambierà sicuramente, anche se per me non è un problema questo o l'altro, cosa vuoi. A occhi chiusi li faccio questa lavoro. Poi è sempre soggettivo, chi lo vuole più corto, cioè questo, ci sta. Però, le mode cambiano, ma essa è la moda ma anche sugli adulti c'è, chi ha già una certa età li fa, eh. Si guarda la televisione quasi tutti adesso hanno pelati nei fianchi, ma quando io iniziai a farlo: "No, no Gianni no", poi quando la moda ha preso piedi quasi tutti l'hanno voluto fare. certo, è così, Sì, 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 è la moda. sì. E Ma invece sicura sulla donna, prima andava molto più riccio. no, beh, la donna dipende il soggetto, dipende il tipo di capello, dipende di tante cose. Anche dall'età, c'è ragazzi giovani che anch'io le faccio su, voglio i capelli corti, prima si portava in piedi, adesso si porta curato con una linea diversa, il ciuffo, tante cose. Ma alle volte quando uno è indecisa gli fai vedere delle foto, qual è ma non è che lo fa lo stesso, dimmi l'idea della lunghezza che vuoi, poi ci penso io. Sì, L'esperienza insomma non ti manca. Però quello che vedo io è che stanno veramente riempiendo le città di parrucchieri. Vabbè, per carità, ognuno deve vivere e fare quello che vuole, ma tutti extracomunitari, la maggior parte. sì, E hanno la fila di ragazzini, perché sai, da me non è che viene poi a pagare 10 €, anche perché gli do un servizio che mi costa. certo, certo. Non è che fai dei Sì, 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 prodotti, sì, sì, sì. di 1 litro ne fai 10 come fanno tanti. Senza togliere niente a nessuno, per Sì, è carità. un altro tipo di mercato. Eh. Sì, sì. Sì, no, no. Vabbè, ma è giusto, ognuno ragazzi giovani soprattutto che gliene frega niente, basta che risparmia. È giusto, non tutti, c'è chi ci Certo, tiene, certo, certo. c'è chi ci tiene. Qual è una cosa bella che ha imparato dal suo lavoro? Cambiate il mio lavoro è ma sempre come dire, che ho imparato a saper comunicare, a saper distinguere, la sensibilità. Io, scusa, Sì, faccio sì. così una persona la sento già. A forza di poter aver contatto con tanta gente, diventi anche psicologo. Io quando entro un cliente già so cosa vuole, cosa Sì, cioè lo capisco a volo, ma a parte quello, anche i soggetti che alle volte si siedono tutti presuntuosi, eccetera, capisco a volo che fare. Allora io agisco in un certo modo, cioè senza sì, far sì, sì. pesare. C'è gente che sono taciturni, non vogliono parlare, e tu stai zitto. Cioè, ogni soggetto è fatto a modo suo. Perché poi un po' il parrucchiere anche da questo punto di vista fa un po' lo psicologo. Sì, e beh, certo, certo. Ma io ho imparato, ma io ho letto molto della psicologia, anche perché insegnando nelle varie accademie, tu hai a che fare con i ragazzi stupidotti, nel senso, Sì, con le persone di un certo livello serie, devi saper gestire le carattere per comunicargli quel tipo di lavoro. Senti, sarebbe meglio così o così. Se te lo dice, ma che cacchio fai? Cioè, già, sì, 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 sì. già lo stai massacrando. Cioè, sono delle cose che vanno un po' considerate molto, molto. Quindi saper stare con la Questa è gente. un po' la storia che è molto complessa a spiegarla tutta perché poi mi vengono in mente delle cose banali che sono successe. Ne dica, se vuole Certe co dirle, le dica. tante cose non le puoi raccontare. Tante cose non le puoi raccontare. Finiamo con l'episodio di quando ha presentato il libro a Gallarate, se vuole. Ma quando ho presentato il libro Galati, guarda, ti dirò una cosa, non m'aspettavo tanta gente, la sala era piena zeppa. E non solo, sono venuti amici di Milano, l'avvocato di Berlusconi, Vittorio Dotti, altri personaggi, 2 senatori, cioè
me l'aspetta tutti i sindaci della zona, tutti no, ma adesso Quasi esagero, tutti. quasi tutti. Solbiati, conosco perché ero entrato in politica, io ho fatto tante cose in politica, no? E chiaramente questo, quando abbiamo finito, che i libri sono andato a ruba, anche perché io l'ho fatto per beneficenza il libro, l'ho presentato anche a Roma, a Palermo, al mio paese, sono andati via tutti. E quando usciamo tutti dalla sala, mi sono trovato una sorpresa che dei pasticceri che avevano aperto negozio in piazza Risorgimento, no, piazza Risorgimento, ma prima piazza Gallarate, piazza San Lorenzo, Gallarate, siciliani, dico questo perché il senso di ospitalità, quando Sì. ti dico io, hanno fatto trovare degli bancarelli pieni di tutti cannoli siciliani, dolci, gratis, per tutto il pubblico che era arrivato. È stata una cosa, non lo sapevo, E io poi non sapevo fare, ho detto, ma è una sorpresa, perché hai fatto questo? Ma perché insomma, tu meriti questi altro. È stata una bella cosa. Devo dire molto bella, ma anche a Palermo, dove mi hanno invitato a presentare il libro, l'abbiamo presentato alla Piazza della Borsa, che c'è un albergo grandissimo, bellissimo, dove fanno sala riunione, certo, ma dico bene. C'era un sacco di vigili perché c'è un sacco di gente, ma perché chi mi aveva organizzato questo era un vigile di Palermo, venuto a Gallarate. Io poi vigile, so, arrivava Natale ci pensavo a tutti, cioè io ho sempre avuto il senso di rispetto. E lui ha chiamato giù, ha parlato con il sindaco, non so, i rapporti, e ha organizzato la serata. E erano tutti là presenti poi, la maggior Bellissimo. parte. Sono quelle cose ma perché ti rimangono. Beh, molto probabilmente come Beh, si in modo che dico, emerge, lei dà tanto e sì, quindi le sì, sì. persone vogliono dargli Anche perché tanto. quando io sono arrivato, quante volte mi chiamava il senatore Dardilale, Gianni, sai, il derby di Milan, io dentro non c'ho biglietti, come facciamo? Non ti preoccupare, ci penso io. E gli davo le mie, io avevo 8 abbonamenti del Milan Sì. e le pubbliche relazioni, gli davo, ma senza chiedere niente incontro, no, 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 per carità. Questa è un po' una parte della mia vita, poi le cose ce ne sono tante. Sai, ricordare tutte non è semplice. Beh, Anche effettivamente. perché quando sono tanti ti viene in mente una cosa, un flash, poi c'è ragione, ti viene un'altra cosa, vorresti dirla subito E poi e ti sparisci. sfugge, poi sparisce. Grazie Sì. Ma grazie figurati, mille grazie a Gianni. voi e vi auguro tante belle cose a voi perché siete giovani e spero che avete un futuro su questo. Però la volontà, Grazie. ricordatevi, e complimenti per quello che fate, che è un merito questo alla vostra età. Beh, invitiamo tutti se vogliono passano nel suo negozio. Come no? Quando vuoi. Mh. No, no, ma indipendentemente dai capelli, per carità, no, io non ho mai usato le amicizie perché devi, no, Certo, no, certo. se viene fa piacere, però adesso ho parlato, No, adesso chiudiamo, poi tra un po' chiudiamo. ho parlato con gli amici di Caffè Teatro, non so se gliel'ho detto a lui. Difatti Max Ban, che è di queste zone, lui oltretutto, si è trasferito, che è un comico abbastanza, sempre da De Filippi, eccetera. Gli ho parlato di voi. Dice, Grazie, Gianni, tu quando dici che vogliono venire, un telefono, grazie difatti mille. se guardi su Adesso Caffè Teatro, quando c'è un spettacolo tu e la tua ragazza, su quello che è, o in compagnia, se volete mangiare lì, magari ve le offrono anche, ma se ero io sì, posso dipendere, e io ve le offrivo anche. E poi fate l'intervista ai personaggi, sono lì, ce ne vengono tanti. lo so, Lì son passati lo tutti. so, lo so, lo so, E benissimo. e Aldo, e Giovanni e Giacomo, io sono un fan di anche Aldo, Giovanni Giovanni e Giacomo, Giacomo. Alex e Franzi, la Sì, Lisi, son passati tutti lì. Alex e Franzi vanno spesso, vanno a fare le prove e voi potete andare, se chiamo io ve lo fanno fare, ho già parlato comunque. grazie No, mille. ma figurati. Quando vuoi tu guarda sempre, perché io non sono sempre col Sì, sì, cellulare, poi guarderò. vedi che c'è, Grazie ma Gianni, figurati, grazie no, per no, questa no, mi intervista. spiace all'inizio che No, non è un no, ma, problema, poi non è un aggiustate problema. voi, non so come.
Grazie ragazzi. Grazie a tutti voi. Grazie mille, grazie. Seguiteci sui social, seguiteci su YouTube. Mi raccomando, perché stiamo facendo un po' di views, quindi vi ringraziamo davvero tanto, però seguiteci che è un piccolo passo per noi. Grazie ancora Gianni, grazie per la tua esperienza, grazie per la tua umiltà. E È grazie a proprio voi. davvero Spero che bellissimo. abbiate fortuna in questo lavoro, perché siete ragazzi che meritate, ma io vado a pelle e Grazie. sento positivamente questo, siete un bel gruppo. Questo mi fa piacere, perché è quello che ho amato sempre io nella vita, Il il gruppo. gruppo. Da soli si arriva da nessuna parte. Eh sì. Grazie mille. Prego, grazie a voi.